germano reale, il cui nome scientifico è Anas platyrhynchos, è un uccello della famiglia degli anatide, con una dimensione che varia dai 52 ai 56 cm e con un'apertura alare di quasi 1 metro. Questa specie è caratterizzata da uno spiccato dimorfismo sessuale. Maschi e femmine sono molto simili nella forma, ma differiscono nel colore del piumaggio. Il maschio compie nel corso di un anno solare ben 2 mute delle proprie piume. Durante il periodo nuziale la sua livrea è facilmente riconoscibile. Il capo e la parte superiore del collo sono di colore verde iridescente. Uno stretto collare bianco a metà del collo separa la verde testa dal petto e dalla parte superiore del dorso, che sono di colore bruno. I fianchi e il ventre sono grigio argentati. Le spalle sono bianco-grigiastre e anche la parte alta dell'ala è di colore grigio. Al termine della stagione riproduttiva, in estate, avviene la seconda muta del maschio. Le vecchie penne, remiganti e timoniere, indispensabili per il volo, cadono, per essere sostituite da nuove penne. Anche l'appariscente abito nuziale viene cambiato con un nuovo piumaggio, che gli permette di mimetizzarsi meglio durante questo breve periodo, in cui è impossibilitato a volare. Vive perciò a riparo tra i canneti e le erbe alte, lungo le rive dei corsi d'acqua, potendo solamente camminare e nuotare. Come detto, la femmina ha colori diversi e più utili alla mimetizzazione. Di colore marrone chiaro, la livrea risulta macchiata di bruno e marrone scuro. Il becco è bruniccio. I fianchi hanno una colorazione più chiara, beige chiazzato di marrone. Le penne timoniere sono beige rigate di marrone e lo specchio dell'ala è di colore blu violaceo, bordato di bianco. Le zampe sono di colore arancione spento, meno vivo rispetto a quelle del maschio. La sua dieta è molto varia e può dipendere da diversi fattori, quali l'età, il periodo della cova, la diversa disponibilità di cibo, ma ce ne sono anche di altri. La forma a chiodo della punta del becco viene utilizzata per staccare le piante dal suolo e cacciare delle piccole prede. Il germano reale può anche cibarsi di minuscoli animali filtrando l'acqua e il fango, attraverso l'utilizzo di lamelle trasversali a forma di pettine presenti all'interno del becco. Questi uccelli si cibano in particolar modo di gasteropodi, ma anche di insetti come mosche e libellule e di crostacei e vermi. Il corteggiamento comincia fino a ottobre e continua fino a marzo. La riproduzione vera e propria ha luogo tra febbraio e luglio, in funzione della latitudine. Nonostante il complesso rituale di corteggiamento, formazione della coppia e la difesa del maschio che rimane vicino alla femmina per evitare che si accoppi con altri pretendenti, sono state documentate situazioni di accoppiamento di presa o coercitivo. Il nido e la cova sono occupazioni della femmina. Se il maschio l'aiutasse nell'incubazione, il nido sarebbe facilmente individuato e distrutto dai predatori. Il maschio, controllando la zona, si occupa tuttavia di difendere il nido e di attirare eventuali predatori lontano da esso. Dopo la nascita è ancora la femmina da sola ad occuparsi degli anatroccoli. Questi sono in grado di lasciare il nido dopo appena 24 ore dalla schiusa, ma hanno comunque bisogno della protezione della madre che le conduce allo specchio d'acqua più vicino e insegna loro a nuotare e nutrirsi, fino a che non siano in grado di volare. Gli anatroccoli, che nascono privi di penne e piume, sono ricoperti di un soffice piumino bicolore, giallo e marrone. Verso il termine del primo mese di età, il giallo comincia a scurirsi per diventare grigiastro. Stesso discorso vale anche per le zampe, che da nere mutano in un colore più chiaro. Al di fuori della stagione riproduttiva, i germani reali si riuniscono in stormi di centinaia di esemplari
che tendono a partecipare alla stessa attività contemporaneamente. Una volta finito l'inverno, gli stormi si disperdono in gruppi composti da più coppie, ciascuno alla ricerca di un adeguato sito di nidificazione. Vive nelle zone umide d'acqua dolce, quali paludi, stagni, laghi e fiumi calmi, in tutte le regioni temperate e subtropicali. Il germano reale è la più diffusa fra le specie di anatre selvatiche ed è anche la più numerosa. Solo in Europa occidentale si contano più di 9 milioni di individui.